In Italia esistono tracce di un passato misterioso. Guarda qui, l'astronauta. Si diceva che l'Arca dell'Alleanza, che conteneva i 10 comandamenti di Dio, fosse in grado di volare. Le più moderne ricerche dimostrano che questo è possibile. Ma è possibile che questi racconti, che continuano ancora oggi, abbiano origini extraterrestri? Troveremo la prova di una visita degli extraterrestri in un lontano passato? Se vi dicessi la verità, sareste dalla nostra parte? Fino ai primi anni 2000 History Channel poteva essere il sinonimo di un canale storico. Oggi invece dire che un documentario sta su History Channel è diventata una battuta per dire che è poco storicamente affidabile e che quasi sicuramente propone delle teorie assurde. Anzi, probabilmente per tante persone è solo uno dei molti canali televisivi dimenticati. Ma com'è stato possibile che questo canale, che ha addirittura nel suo nome la parola storia, sia diventato una barzelletta? Questa è History Channel, dove la verità è storia. In Italia History Channel è arrivato solo nel 2003 con il lancio della piattaforma satellitare Sky Italia, quindi penso che in pochi conoscono direttamente le sue origini, ma il canale era nato negli Stati Uniti 8 anni prima e era stato lanciato il 1 gennaio del 1995. L'idea originale per un canale che fosse interamente dedicato alla storia era nata dal fatto che negli Stati Uniti si stavano affermando dei canali dedicati a un argomento specifico e quindi a un pubblico di nicchia. Uno famoso ancora oggi è Discovery Channel, che comunque poi ha seguito la traiettoria dello stesso History Channel. Oppure stava diventando famoso Golf Channel, che trasmetteva dei programmi collegati solo al golf. Così si è pensato che un canale più di nicchia che fosse dedicato alla storia potesse ricevere dei buoni ascolti. All'inizio comunque History Channel non aveva tanti contenuti originali. Infatti aveva comprato molti documentari che erano già stati prodotti e che riguardavano soprattutto i due conflitti mondiali e la Germania degli anni 30 e 40. Negli anni 90 comunque accedere a dei documentari storici non era assolutamente facile come oggi. Quindi distribuendo questi documentari History Channel stava già facendo un gran servizio per quelli che erano appassionati alla storia. In quel momento infatti soprattutto negli Stati Uniti la fonte più comune per interessarsi alla storia in un modo che intrattenesse pure erano solo i film di Hollywood. E chiaramente questi mettevano al primo posto l'intrattenimento rispetto all'accuratezza storica. Quindi History Channel aveva gioco facile a presentare delle ricostruzioni storiche almeno un po' più accurate dei film di Hollywood. L'intento originale del canale infatti era quello di presentare gli eventi storici in un modo coinvolgente. Abby Raven, che allora era la vicepresidente della programmazione di History Channel, aveva dichiarato al Los Angeles Times che si può esaminare qualsiasi argomento storico in modo creativo e renderlo emozionante e drammatico. Per cominciare a sviluppare anche una sua programmazione originale, History Channel aveva assunto come consulenti degli storici professionisti e voleva raggiungere il prestigio di un canale educativo. Comunque fin dall'inizio le critiche alla programmazione del canale non sono mancate. Alcune persone criticavano il fatto che ci fossero prevalentemente solo documentari sui due conflitti mondiali, e beh, in effetti abbiamo visto che History aveva comprato prevalentemente quelli. Alcuni spettatori più informati segnalavano con delle lettere alcuni errori storici e cercavano di aprire un dibattito con i creatori del canale sugli eventi rappresentati nei programmi. Però la redazione prendeva nota e sembrava in un dialogo diretto per migliorare l'offerta del canale. Un programma che venne lanciato e che ebbe molto successo si chiamava Modern Marvels. Parlava soprattutto di meraviglie ingegneristiche contemporanee come la Torre Eiffel, quindi già non si trattava più di documentari storici nel senso stretto del termine. Però approfondiva anche la storia che c'era dietro a queste meraviglie ingegneristiche. E per il tempo i filmati e la qualità produttiva erano più che buoni. Nel 1998 iniziò la serie History's Mysteries, che come dice il nome era incentrata su aspetti misteriosi della storia. L'episodio 8 della prima stagione si intitolava Ancient Aliens e è un nome che oggi suona profetico rispetto a quello che succederà dopo. Anche se in quel momento era solo uno dei tanti misteri in mezzo a molti altri come il Sacro Graal o Atlantide.
Per chi pensa quindi che gli inizi del canale fossero gloriosi, c'è una cattiva notizia. Ovvero che fin dall'inizio History Channel dava spazio a vari programmi non storici e anche a qualche teoria discutibile. Già all'epoca negli Stati Uniti il livello di ricerca dei documentari di History Channel veniva considerato da scuole medie e solo il budget molto alto che veniva dedicato agli aspetti visivi faceva spiccare i programmi. Però eravamo solo all'inizio dell'epoca in cui internet si stava diffondendo e per tante persone era difficile informarsi bene sui fatti storici. Quindi History Channel in fondo poteva essere una buona fonte. E comunque questo rimarrà il livello più alto di accuratezza storica e anche di fedeltà al suo nome che sia mai stato raggiunto da History Channel fino a oggi. Infatti quello che sarebbe venuto dopo a partire dagli anni 2000 sarebbe stato decisamente peggio. I am Zahi Hawass. When I first met Zahi, it's a little intimidating. Leslie, I don't want anyone to talk, or I will leave. Shut up. You understand nothing. Nel 2003 è iniziata una serie che poi è rimasta famosa fino a oggi e che si intitola in italiano Bella scoperta, antiche invenzioni. In Italia viene trasmessa anche su Focus TV. Come dice il titolo, è incentrata su invenzioni antiche che sono stupefacenti, come la macchina di Anticitera, che viene considerata il più antico calcolatore meccanico conosciuto. In sostanza questa serie riprendeva l'interesse per gli aspetti ingegneristici che c'erano già nella serie Modern Marvels, ma li spingeva ancora di più nell'antichità. E dovrete tenere a mente questa serie perché era basata su un concetto preciso, ovvero che i popoli antichi erano capaci di raggiungere dei livelli di tecnologia più alti di quanto immagineremmo oggi. Anche se spesso la serie spingeva questo concetto ai limiti dell'accuratezza storica, è un'idea comunque condivisibile e anche supportata da vere prove storiche. Una cosa che spesso stiamo scoprendo anche con le ricerche storiche attuali è il fatto che non sempre i popoli antichi fossero arretrati come ce li immaginiamo oggi. E anzi sicuramente avevano delle conoscenze tecniche e ingegneristiche già abbastanza sviluppate. Ma vedrete che questo presupposto sarà importantissimo per capire bene il declino di History Channel. Sempre all'inizio degli anni 2000 però i dirigenti di History Channel hanno capito che un pubblico interessato solo alla storia non bastava per raggiungere i loro obiettivi. Era un pubblico troppo di nicchia per vendere più abbonamenti e fare più soldi con gli inserzionisti, quindi era necessario allargarsi verso un'audience più ampia. E per allargare il suo pubblico History Channel ha percorso due traiettorie diverse. La prima traiettoria è stata quella di trattare sempre di più delle cospirazioni contemporanee. Un programma del 2004 si chiamava direttamente Conspiracy e affrontava per esempio l'Area 51, la morte di Lady Di. Un altro dello stesso anno si chiamava UFO Files e era incentrato sul fatto che il governo degli Stati Uniti stava potenzialmente nascondendo la verità sugli UFO. I due programmi ogni tanto andavano anche a sovrapporsi negli argomenti e nel tono che suggeriva costantemente delle possibili cospirazioni. History Channel però stava ancora cercando la bucata perfetta che attirasse più pubblico, infatti provava diverse soluzioni sempre con questo sottotesto dello svelare qualcosa di nascosto. Per esempio il programma Monster Quest iniziato nel 2007 cercava di rendere credibili le storie di alcuni mostri leggendari come il Bigfoot o il mostro di Loch Ness. E siamo già molto lontani qui da una presunta accuratezza storica. La seconda traiettoria era molto meno raffinata e anche più diretta. Venne introdotta da Nancy Dubuque, che era una nuova dirigente esperta in comunicazione. Negli anni 2000 i reality show stavano acquisendo sempre più popolarità, quindi lei ha proposto di introdurre direttamente dei reality nel palinsesto di History Channel. Così History Channel ha lanciato Affari di famiglia, che è ambientato in un negozio dei pegni e penso che tutti oggi avete presente il tipo di programma. Oppure ha lanciato anche Gli eroi del ghiaccio, che è incentrato su dei guidatori di camion su strade pericolose. Che c'entrano questi programmi con la storia? Assolutamente niente, però facevano degli ottimi ascolti per History Channel. Certo, tutti sapevano ormai che History Channel stava abbandonando il suo pubblico originario e tanti già cominciavano a domandarsi che cosa significasse quel nome History, visto che la storia nel palinsesto stava andando verso un posto nettamente secondario. Però per far vedere che non avevano abbandonato del tutto la storia, History Channel hanno anche pensato di proporre dei reality effettivamente con uno sfondo storico.
Uno di quelli che sono rimasti più famosi è Alla ricerca della mummia perduta. Questo reality era incentrato sull'archeologo e egittologo Zahi Hawass, che anche grazie al programma è diventato famosissimo internazionalmente. La premessa era che History Channel doveva seguire Hawass nelle sue scoperte archeologiche nel tentativo di preservare le antichità egizie. In verità la produzione ha affiancato a Hawass delle persone che cercavano consapevolmente di farlo arrabbiare per far emergere i suoi lati peggiori. Hawass era già conosciuto come un personaggio dal brutto carattere e il reality cercava in ogni modo di far emergere questo lato. In una scena famosa una ragazza incaricata di seguirlo dentro le piramidi non è riuscita a trattenere dei bisogni fisiologici impellenti e questo ha scatenato la furia di Zahi Hawass. You understand nothing! In realtà questa ragazza era un'attrice e si era rovesciata addosso dell'acqua, quindi la scena era finta. Non si sa ancora oggi bene quanto Hawass fosse del tutto consapevole degli obiettivi del programma. Comunque il risultato è stato di dipingerlo come una specie di mostro del mondo della ricerca archeologica. Un uomo rigido e ancorato a delle verità insindacabili, insomma il super cattivo perfetto per chi vuole mettere in discussione una qualche narrazione ufficiale della storia. E anche Hawass, consapevolmente o meno, pur avendo acquisito lui stesso una grande fama dal programma, sarà poi un tassello fondamentale per l'evoluzione successiva dell'intera narrativa di History Channel. Intanto varie idee che abbiamo trovato erano penetrate anche nei programmi italiani, quindi penso che ormai in tanti avrete vissuto questa storia in prima persona. È l'epoca in cui gli argomenti che abbiamo trovato nei programmi statunitensi compaiono anche in programmi realizzati in Italia come Mistero o Voyager, che hanno la stessa musica di tensione che sale in sottofondo e suggeriscono sempre un qualche retroscena di cospirazione. Oppure pian piano cominciano ad arrivare direttamente i documentari di History Channel con il voice-over ridoppiato in italiano che io trovo assolutamente insostenibile. Abbiamo visto fotografie e video di UFO. Ora, forse, abbiamo prove più tangibili della loro esistenza. La nostra indagine sul presunto insabbiamento delle prove di vita aliena ci porta in un luogo preciso, l'Area 51. Per quanto possiamo anche ricordarceli con un certo affetto, perché sì, comunque a modo loro spingevano a approfondire la storia, erano programmi pieni di una quantità improbabile di claim assurde e erano anche estremamente ripetitivi e noiosi. Nello stesso documentario sentivi ripetere 100 volte lo stesso concetto in 100 salse diverse. Per History Channel comunque gli anni 2000 erano stati solo il banco di prova e tutti i programmi proposti, per quanto avessero avuto un certo successo, avevano ancora troppi punti deboli dal loro punto di vista. Programmi come Conspiracy parlavano di eventi troppo vicini a noi cronologicamente, che potevano essere smentiti facilmente o peggio potevano portare anche a delle controversie legali. I reality funzionavano benissimo a livello di pubblico, però c'entravano poco con la storia che il canale portava direttamente nel suo nome. Bisognava insomma prendere gli ingredienti che funzionavano da ognuno di questi programmi e mescolarli in un unico contenitore. Teniamo la cospirazione, teniamo i costi produttivi bassi, cerchiamo di conservare l'appeal verso il grande pubblico che avevano i reality, ma anche l'archeologo ufficiale come super cattivo. E ecco che nel 2009 si accende la lampadina. Infatti esce l'episodio pilota di Ancient Aliens, in italiano Enigmi alieni, che diventerà la serie di punta di History Channel, ma segnerà definitivamente il suo declino come canale di storia. Ma nuove scoperte suggeriscono che nel primo scambio di cibo tra nativi americani e pellegrini potrebbe essere avvenuto un contatto alieno. Nel 2010 ormai il web stava prendendo piede e l'intero sistema televisivo iniziava il suo declino. Così History Channel ha deciso che i suoi programmi, dove la linea dell'accuratezza storica era già molto sfocata, non erano comunque abbastanza. E è andato all-in con Enigmi alieni, dove proponeva la teoria degli antichi astronauti in dei documentari trasmessi a livello globale. Penso che tutti già conoscete la teoria proprio perché la stessa History Channel ha fatto sì che sia impossibile non conoscerla. In sintesi propone che delle civiltà extraterrestri avrebbero visitato la Terra in delle epoche remote influenzando lo sviluppo umano, tecnologico e religioso.
I miti, i monumenti e i testi antichi sarebbero le prove di questi contatti con gli alieni e non sarebbero spiegabili dalle conoscenze ufficialmente attribuite alle società del passato. E una cospirazione moderna di storici e archeologi rigidi come il super cattivo Zahir Hawass farebbero di tutto per tenercelo nascosto. Il programma ha avuto un grandissimo successo, infatti va avanti ininterrottamente dal 2010 e ha quasi 300 episodi finora. Ma il suo vero scopo non è sicuramente quello di rivelarci qualcosa di veramente storico, ma è quello di creare un contenitore riproducibile all'infinito e di far guadagnare History Channel. Negli episodi si propongono le teorie più assurde senza controllarne l'accuratezza, quindi non c'è bisogno di fare molta ricerca e i costi diminuiscono. Poi si chiamano sempre i soliti ospiti che rigurgitano la stessa teoria, anzi è stato rivelato che le clip degli ospiti spesso vengono registrate direttamente tutte insieme e poi vengono inserite spesso completamente fuori contesto, quasi come un condimento da buttare su qualunque ricetta. E è rimasto pure quel famoso elemento reality che abbatte i costi e tiene più incollato il pubblico. Le visite sui siti dei monumenti riprendono il genere del reality con Hawass e lo scontro tra chi propone la teoria ufficiale e chi va controcorrente aumenta l'attenzione del pubblico. Poi gli episodi sono montati in modo consapevole con delle strategie narrative che puntano a ingannare lo spettatore. Per esempio intervistano qualche studioso serio veramente affermato in un campo che non c'entra niente con la teoria proposta e che dice cose corrette. Subito dopo però lo montano con uno scrittore di fantascienza che aggiunge una frase che apre l'ipotesi dell'intervento degli alieni. Così lo spettatore per associazione pensa che tutto il documentario sia affidabile. In realtà sta sfruttando diversi bias come il bias di autorità o l'effetto alone, cioè in sostanza dei veri esperti, dei titoli accademici e delle grafiche che sembrano scientifiche con un montaggio professionale trasferiscono credibilità anche a delle teorie deboli e infondate e le fanno sembrare più affidabili di quanto siano davvero. Il tutto poi, come abbiamo detto, è basato anche sull'idea della cospirazione, infatti molti ospiti sostengono che professionisti e funzionari governativi hanno occultato le prove di antichi misteri. C'è un gruppo di gente là fuori, non so, la NASA, lo Smithsonian, il Rotary Club. Questi uomini in giacca e cravatta cospirano per nascondere la verità. Visto che ogni tanto è stato nominato come un'istituzione che terrebbe proprio nascosti questi segreti, lo Smithsonian, che è un organismo di ricerca statunitense fondato nel 1800, ha iniziato una specie di faida con History Channel e ha messo in luce proprio i suoi metodi di manipolazione del pubblico in questi documentari. Secondo lo Smithsonian, gli episodi della serie travolgono lo spettatore con finzioni e distorsioni, utilizzando una tecnica argomentativa che è chiamata in inglese Gish Gallop. Vuol dire che la serie presenta le affermazioni degli ospiti in un formato acritico e molto veloce, come una valanga di informazioni. Dopo che una particolare affermazione è stata introdotta e esplorata, la narrazione si interrompe con frasi come «forse si possono trovare altre prove». Viene da chiedersi se ci sia un fondo di verità nelle storie sull'intervento dei rettiliani sul pianeta Terra. Dopo rapidamente viene introdotto un altro luogo, un altro reperto archeologico, un presunto evento con un'ipotetica connessione con l'affermazione precedente. Quindi lo spettatore viene sommerso da presunte prove troppo rapidamente perché possa considerare bene ogni singola affermazione. Quando gli ospiti poi fanno dei commenti, questi vengono solo incollati uno a fianco all'altro, come dicevamo anche prima, e non c'è nessuna indicazione sulla domanda che gli è stata posta. Spesso non sappiamo se quello che dicono è una riflessione, un'ipotesi o una loro vera convinzione. Poi, per cercare di tutelare un minimo la credibilità del canale, il narratore del documentario introduce le sue frasi con «è possibile che» oppure «forse», così il canale evita sempre di mettere su di sé l'onere della prova. Cioè History Channel non deve mai dimostrare quello che propone. In sostanza usa il famoso «facciamo finta che», ma quando si parla di storia non c'è nessun «facciamo finta che». O una teoria è supportata da diverse prove concrete oppure non lo è. Non possiamo dire «facciamo finta che i Galli abbiano sconfitto Giulio Cesare», quando tutte le prove storiche dicono il contrario. La serie Enigmi Alieni poi è diventata famosa anche per un ospite ricorrente chiamato Georgios Tsoukalos, che è diventato un meme famosissimo.
Quel monumento risale a un tempo in cui gli extraterrestri convivevano sulla Terra insieme ai nostri antenati. Nello show viene fatto sembrare un qualche esperto, ma in realtà è laureato in comunicazione e prima di questa serie era un promotore di gare di bodybuilding. Dopo è diventato uno dei produttori del programma e una specie di conduttore, ma non è assolutamente un esperto di storia, anche se poi si esprime a volontà sull'argomento. Il programma ha addirittura tante inconsistenze interne e non si preoccupa nemmeno di essere coerente con altre teorie proposte sempre dallo stesso network History Channel. In pratica un episodio di Enigmi alieni potrebbe contraddire la teoria presentata in un altro episodio proprio perché l'obiettivo è solo accumulare teorie su teorie, anche se si contraddicono l'una con l'altra per tenere incollato il pubblico. Se vi ricordate, prima abbiamo visto pure il programma Antiche Invenzioni che attribuiva delle scoperte eclatanti agli uomini dell'antichità. Beh, qui quella stessa narrazione che era di History Channel viene completamente ribaltata perché non sono più gli uomini dell'antichità a avere i meriti di queste invenzioni, ma sono degli extraterrestri che gliele hanno portate. Nella stessa serie hanno fatto più episodi differenti sull'isola di Pasqua e ogni volta arrivano a una conclusione diversa, tutto per espandere il più possibile questa teoria degli antichi astronauti, che alla fine è diventata praticamente un mondo di fantascienza a parte, non ha più niente di una teoria storica. Nelle stagioni più recenti il programma ha raggiunto livelli sempre più assurdi, penso per continuare a far parlare di sé. Per esempio ha proposto che degli alieni abbiano lanciato bombe atomiche per sterminare i dinosauri e poi li abbiano trasformati geneticamente in uccelli. Oppure che gli uomini e i dinosauri abbiano vissuto nella stessa epoca con delle contraddizioni e dei cambi di teorie ormai addirittura all'interno dello stesso episodio, più per riempire minuti con qualche idea sensazionalistica che per proporre almeno una visione coerente. Addirittura Robert Schoch, che è un geologo abbastanza famoso proprio per delle teorie storiche alternative e che è stato proprio ospite di Enigmi alieni, ha criticato il programma. Ha rivelato che delle parti delle sue interviste per la serie vengono inserite negli episodi finiti in un modo che è fuori contesto, o addirittura che è completamente scollegato dalle domande che gli erano state poste. Insomma, non solo History Channel prende delle teorie con pochissime basi, anzi praticamente nessuna, ma esagera anche come gli ospiti espongono queste teorie. In Italia la serie viene trasmessa su Focus TV e penso che questo metta in discussione l'affidabilità di qualunque rete che trasmette un programma simile come documentario. Con Enigmi alieni, un canale che diceva di fare storia si è trasformato definitivamente in un canale sensazionalistico che fabbrica una storia alternativa. Ma l'ultima fase del suo declino sarebbe arrivata insieme con la fine del mondo. Nel XXI secolo tutti noi siamo in rotta di collisione con un'apocalisse, dalla quale non ci sarà via di scampo. Sicuramente in tanti vi ricorderete la tonnellata di documentari apocalittici sulla presunta fine del mondo che sarebbe stata prevista dai Maya e da Nostradamus per il 2012. E ovviamente History Channel aveva cavalcato anche questa ondata, salvo poi non nominare più la profezia del 2012 nei documentari realizzati dopo, quando, come penso sia abbastanza evidente, abbiamo visto che il mondo non è finito. Nella realtà nel 2012 per History Channel è arrivato un altro passaggio importante, ovvero è cambiata la proprietà del canale, infatti è stata comprata per metà dalla Walt Disney. Quindi ormai era completamente e dichiaratamente un canale solo di intrattenimento e è diventata l'esempio da manuale di un fenomeno chiamato network decay. Questo vuol dire che una rete incentrata principalmente su un argomento specifico tende ad aggiungere dei programmi che secondo la direzione del canale possono avvicinare un pubblico più ampio e quindi generare più profitti. Questo però allontana molto un canale dai suoi intenti e dal suo pubblico originari, e fa sì che anche canali che in teoria dovrebbero rivolgersi a delle nicchie diverse alla fine diventino tutti l'uno la copia dell'altro. Per esempio History Channel è diventato simile a altri canali più generalisti e ha abbandonato il rigore storico iniziale, il pubblico originale e l'identità educativa del canale, a favore di programmi sensazionalistici per attirare più pubblico. Comunque proprio con il famoso anno dell'Apocalisse, il 2012, History Channel ha avuto poi una deriva sempre più completa.
Oltre ovviamente a continuare enigmi alieni sia mai che qualcuno lo interrompa, ha prodotto serie TV drammatiche come Vikings o Nightfall. Vikings ha avuto anche un certo successo, però sono chiaramente delle serie poco storicamente accurate per essere di un network chiamato History. Ma queste serie sono probabilmente il meglio che hanno fatto, perché sul lato dei documentari hanno fatto molto di peggio. Nel 2013 Discovery, che è un'altra rete che abbiamo nominato all'inizio e che ha avuto un percorso simile, ha realizzato un documentario sul megalodonte. Il megalodonte è un grande squalo estinto e questo documentario ha avuto un grande successo, rendendolo popolare. La teoria era che questo animale fosse sopravvissuto, ma chiaramente tutto era una docufiction con false fotografie e false ricostruzioni. Il pubblico veniva avvisato della natura di finzione di questo prodotto, però il fatto che fosse su un canale in passato rispettato come Discovery poteva essere fuorviante. History Channel però non si è fatta sfuggire l'occasione e ha raddoppiato con un documentario sul Bigfoot, in cui, pensate un po', il Bigfoot veniva catturato proprio durante le riprese. Ovviamente pure questo era un mockumentary con degli attori e con un finto scheletro di Bigfoot ricreato per fare spettacolo. Penso che al massimo un bambino poteva credere che questo fosse un vero documentario, però certo History Channel non ci teneva a farci sapere che era tutto finto. Infatti solo una breve dichiarazione di non responsabilità in onda menzionava che questo documentario avrebbe incluso alcuni elementi drammatici, ma solo alcuni, Un giornalista chiamato Jim Worrell, dopo la messa in onda di Bigfoot, ha scritto: il fatto che reti come History Channel, Discovery e Animal Planet inculchino deliberatamente e consapevolmente falsità nella mente del loro pubblico è assolutamente vergognoso. Non c'è altra parola per definirlo. Le persone coinvolte dovrebbero vergognarsi perché stanno causando un danno reale, letterale. Stanno attivamente svolgendo l'opposto della funzione dichiarata della loro rete. Ma il chiodo finale sulla bara della credibilità di History Channel non è arrivato da un documentario così deliberatamente finto, ma da uno che voleva presentarsi come storico al 100%. Nel 2017 History Channel ha presentato in pompa magna Amelia Earhart, The Lost Evidence. Amelia Earhart è un'aviatrice che è scomparsa mentre era in volo nel 1937 e History Channel diceva di avere la prova che fosse sopravvissuta e che fosse stata catturata dai giapponesi. Questa prova era una fotografia che presumibilmente la ritraeva in Giappone nel 1944 e era la prova perduta che dava il là a tutta la solita costruzione piena di cospirazioni dei documentari di History Channel che ormai conosciamo bene. Peccato che solo 2 giorni dopo la trasmissione del documentario uno storico giapponese ha pubblicato online la fonte originale di quella fotografia. Era in un libro di viaggio pubblicato per la prima volta nel 1935. Quindi la foto era precedente alla scomparsa dell'aviatrice nel 1937 e non poteva entrarci niente con lei. In un'intervista con il giornale The Guardian, lo storico ha criticato il lavoro dietro al documentario e ha detto: trovo strano che i realizzatori del documentario non abbiano confermato la data della fotografia o la pubblicazione in cui è apparsa originariamente. Questa è la prima cosa che avrebbero dovuto fare. Ha anche detto che lui è riuscito a ritrovare la fonte originale in soli 30 minuti di ricerca online. Magari saranno stati un po' di più, comunque sono bastate solo poche ore per distruggere completamente la prova su cui si basava un intero documentario di History Channel, che dovrebbe avere dietro un'intera redazione per controllare l'affidabilità di quello che propone. E questo era pure un documentario senza neanche gli extraterrestri. L'introduzione del ripieno nel primo giorno del ringraziamento può suggerire l'uso di una tecnologia aliena. Che cosa? Ma questa non è storia! Però questo si chiama History Channel. La conclusione di una storia di declino non può che essere agrodolce. Sì, magari History Channel era partito con qualche buona intenzione. Sì, magari anche voi avete apprezzato in passato qualche suo documentario, ma la meta del viaggio è stata pessima. Parlare di storia vera li avrebbe limitati a un pubblico troppo di nicchia, almeno secondo loro, quindi hanno scelto una strada facile per allargare il pubblico, ovvero parlare di una storia inventata.
Nei loro stessi documentari si vantano che milioni di persone oggi credono alla teoria degli antichi astronauti. E per molti, soprattutto negli Stati Uniti, la credenza negli antichi astronauti ha sostituito la fede in Dio. Visto che per un pubblico contemporaneo un Dio invisibile e trascendente è meno credibile, allora si è pensato di dire che in realtà erano un gruppo di alieni tecnologicamente avanzati. In sostanza si è sostituita solo una mitologia con un'altra mitologia. Si sono sostituiti i miti delle religioni antiche con dei miti folcloristici contemporanei che sono ispirati a scrittori di fantascienza come H.P. Lovecraft. La cosa più interessante di questa storia però è il livello clamoroso di ipocrisia che hanno raggiunto nel tempo sia il canale sia il pubblico che si è radunato intorno a questo nuovo corso di documentari, chiamiamoli così. Partendo dal pubblico, di solito chi supporta queste narrazioni pensa che sta scoprendo una narrazione controcorrente della storia, una narrazione che i governi e gli archeologi cattivoni come Zahi Hawass vogliono tenergli nascosta. In realtà la narrazione di History Channel, come tutti capite, viene mandata sulle televisioni di decine di paesi. E è ridicolo che si possa pensare che siano informazioni tenute nascoste quando hanno questa enorme diffusione e tutti ne parlano. La loro narrazione, anzi, oggi è la più ufficiale di tutte e può distrarre molto bene da altri eventi storici ben più rilevanti, con vere ripercussioni sul presente. L'ipocrisia di History Channel invece è che un canale con questo nome risulta già di per sé fuorviante se non fa veramente storia, almeno secondo me, ma il bello è che ovviamente ne è perfettamente consapevole. Basterebbe confrontare i documentari con il loro sito web, che è pensato appositamente per un pubblico diverso e ben più informato di quello che guarda i documentari. Qui per esempio su una pagina dedicata alle piramidi di Giza inseriscono le date storicamente accettate e le teorie più tradizionali, come potete vedere benissimo a schermo. Queste sarebbero le stesse teorie che vengono criticate nei loro documentari, invece qui dicono chiaramente che le piramidi sono state realizzate dall'uomo. Anzi, addirittura sul loro sito parlano delle piramidi in una maniera del tutto acritica, senza neanche un minimo cenno a qualche proposta alternativa. Quindi pretendono di incarnare contemporaneamente la storia più da manuale possibile, anche poco aggiornata, e la storia controcorrente che pretenderebbe di rivelare una qualche verità. Ovviamente questo dimostra che sanno benissimo che nei loro documentari stanno vendendo aria fritta dei creduloni, mentre per salire nell'indicizzazione dei motori di ricerca online devono attenersi a degli standard di maggiore credibilità, anche se qui raggiungono il versante opposto presentando una narrazione il più piatta e standard possibile. Per quanto riguarda strettamente la mia opinione, sono aperto a nuove teorie e ipotesi alternative e potete vederlo su questo stesso canale, dove è capitato spesso che ho esplorato delle teorie storiche poco conosciute. Quindi non penso assolutamente che ci debba essere una storia ufficiale o che la storia vada raccontata solo tramite la teoria assolutamente più condivisa. Però tra il proporre ipotesi alternative basate su alcune prove concrete, poi presentandole come ipotesi, e arrivare a fare documentari con dentro delle teorie incredibili, senza basi e con errori grossolani, ce ne corre. Paradossalmente i documentari di History Channel potrebbero fare anche un danno a delle vere teorie alternative e a delle nuove ipotesi. Infatti danno l'opportunità a chi voglia screditare una teoria nuova di paragonarla con quelle di questi documentari e quindi di eliminare in blocco qualunque visione alternativa. Sicuramente ci sono davvero tantissime parti della nostra storia ancora da scoprire e da chiarire. E sicuramente nella storia ci sono state pure delle vere cospirazioni. Sarebbe stato bello se History Channel avesse provato a scoprire la storia vera e non a inventarla, e se avesse provato a svelare delle vere cospirazioni. Ma purtroppo non è andata così.